Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. In uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato abbiamo parlato di streptococco e alcuni di voi ci hanno chiesto di parlare anche dello stafilococco. Si tratta in realtà di un gruppo ampio di batteri, ma quello che ha la maggiore rilevanza è lo Staphylococcus aureus, che è in grado di provocare infezioni di diversi tessuti del corpo, dalla pelle al cuore, a volte con conseguenze anche molto gravi. In questo video quindi capiamo cos'è lo stafilococco, come si prende, quali sono i sintomi, ma soprattutto quali sono le cure, affrontando anche lo spinoso tema dell'antibiotico resistenza. Ti vedo che guardi il video e non metti like, ma che ti costa? Metti like e iscriviti al canale, facciamo così tanto per te, aiutaci anche tu! Col termine stafilococco si indica un gruppo di batteri dalla forma sferica, cocco, che formano colonie a forma di grappolo, dal greco stafilo. Quello che però è il principale responsabile di un gran numero di infezioni contratte anche in ambito ospedaliero è lo Staphylococcus aureus. È chiamato così perché le sue colonie assumono un colore dorato. In alcuni casi è in grado di provocare queste infezioni anche lo Staphylococcus epidermidis. Lo Staphylococcus aureus è comunemente presente sulla pelle e sulle mucose delle persone che non hanno alcun problema. È infatti presente nel naso e sulla cute rispettivamente del 20 e del 30% degli adulti che non manifestano alcun sintomo. Queste percentuali sono più elevati nelle persone che sono ricoverate in ambienti ospedalieri o in chi ci lavora. In alcuni casi però può provocare infezioni, a volte anche molto gravi e purtroppo resistenti ai comuni antibiotici. Vediamo quindi come si scatena l'infezione da stafilococco. Lo stafilococco si trasmette principalmente attraverso il contatto con persone contaminate, quindi attraverso una stretta di mano o un abbraccio, e anche attraverso il contatto con superfici contaminate come telefoni, maniglie, pulsantieri o attrezzi della palestra. Successivamente a questo contatto è necessario che lo stafilococco possa penetrare nell'organismo attraverso ferite, abrasioni o tagli. Meno frequenti sono il contagio attraverso alimenti contaminati oppure attraverso goccioline respiratorie diffuse con starnuti e tosse. Chiaramente esistono dei fattori di rischio che predispongono all'infezione da stafilococco, come la presenza di ulcere aperte, ferite, tagli o patologie croniche della cute, sistema immunitario debole a causa di altre patologie come diabete, tumori, leucemia, ricovero ospedaliero, a maggior ragione per procedure chirurgiche oppure che richieda la ventilazione, farmaci immunosoppressori o chemioterapia e infine anche l'iniezione di sostanze illegali. Quando si sospetta un'infezione da stafilococco, l'esame diagnostico utile è il tampone o l'analisi del tessuto interessato per rilevare la presenza del batterio, ma non solo, perché tramite antibiogramma si può capire a quale antibiotico è sensibile quel ceppo di stafilococco. In questo modo il medico potrà stabilire da subito una terapia efficace. Come abbiamo già anticipato, l'infezione da Staphylococcus aureus può colpire diversi tessuti, dalla pelle ai polmoni al cuore, fino ad arrivare a manifestazioni molto gravi come la sindrome da shock tossico. Le infezioni cutanee da stafilococco possono avere manifestazioni e gravità molto diverse tra di loro. Le principali sono follicolite, cioè l'infezione alla base del pelo che crea la formazione di un foruncolo nel follicolo ed è frequente dopo la ceretta o il rasoio. Impetigine, cioè la formazione di vescicole piene di liquido che poi tendono a scoppiare per formare delle crosticine. È frequente nei bambini, nell'area del volto e degli arti perché tendono a toccarsi con le mani sporche. Foruncoli, ascessi sotto pelle e cellulite, cioè un'infezione del tessuto sottostante la cute che nulla a che fare con la buccia d'arancia. Sindrome della cute ustionata che si manifesta con la formazione di grosse vescicole e di lembi di pelle che si staccano proprio come se ci fosse un'ustione diffusa su tutto il corpo. Si manifesta prevalentemente nei neonati. Le intossicazioni alimentari da Staphylococcus aureus provocano nausea, vomito e diarrea acuta. La mastite è un'infezione delle mammelle che può verificarsi dopo il parto e si manifesta con rossore, dolore e febbre.
febbre. L'infezione dei polmoni da parte dello stafilococco può essere molto grave, con la formazione di ascessi e raccolte di pus che rendono difficile la respirazione. Se l'infezione arriva al cuore, può danneggiare le valvole cardiache, causando insufficienza cardiaca e potenzialmente portando anche alla morte. L'osteomielite è l'infezione dell'osso e dei tessuti molli ad esso vicini e causa febbre e fortissimi dolori. La sindrome da shock tossico è una delle manifestazioni più gravi delle infezioni da stafilococco. È causata dalle tossine prodotte da alcuni ceppi di stafilococco, ma anche di streptococco, e può causare rapidamente febbre, eruzioni cutanee, lo scompenso di diversi organi e quindi si può arrivare alla morte. Lo stafilococco nei bambini si manifesta più comunemente come impetigine, ma chiaramente nei bambini più fragili o ricoverati in ambienti ospedalieri può dar vita ad infezioni più gravi. Inoltre nei neonati non è rara la sindrome della cute ustionata, della quale abbiamo già parlato tra le infezioni cutanee. Debellare l'infezione da stafilococco richiede un approccio combinato tra igiene rigorosa e trattamenti specifici. Nella maggior parte dei casi è necessario un antibiotico, che può essere solo locale per le infezioni cutanee meno gravi come l'impetigine, mentre nei casi più gravi è possibile che debbano essere utilizzati anche più antibiotici in combinazione. Inoltre, assicurare un'igiene adeguata e quindi lavare frequentemente le mani e tenere pulite le ferite aiuta a debellare lo stafilococco, ma anche a prevenire l'infezione. L'utilizzo di antibiotici in caso di infezione da stafilococco è di fondamentale importanza, ma deve essere il medico a stabilire la terapia, scegliendo l'antibiotico o la combinazione di antibiotici più adatti al caso. Esiste infatti il reale e grave problema della diffusione di ceppi di stafilococco resistenti agli antibiotici, come il ceppo meticillino resistente. È chiaro che in questi casi vanno utilizzati altri antibiotici. Questo avviene soprattutto per infezioni contratte in ambienti ospedalieri. È poi importante, come sempre, per ogni terapia antibiotica rispettare la prescrizione e portare a termine la terapia. Abbiamo visto come un batterio che si trova sulla nostra pelle può portare delle infezioni anche molto gravi. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.